Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre e abbiamo la carta dell'imperatrice, ragazzi. Quando c'è l'imperatrice si parla di nuovi progetti, di anche nuove idee che potrebbero gestare in questo periodo. È una carta che fa riferimento all'abbondanza, alla prosperità, ma anche alla maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi troverete il link di un video sotto nella descrizione di questo video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Lo trovate anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Bene. Ok, allora partiamo con la temperanza, il carro, la regina di spade, il sole, asso di coppe, eremita e 7 di spade. Sette di spade a me non piace mai molto. Dunque, devo dire che avete tanti arcani maggiori, ragazzi. 4 su 7. Allora, la sensazione che ho avuto io all'inizio è che qualche cosa si muova all'inizio di ottobre, nel senso che c'è il carro, c'è uno spostamento, può parlare di viaggi, ma può anche parlare di un prendere o dare una direzione a una situazione o ad una relazione. Qui ho come la sensazione che si voglia o diventare madri o ascendere a qualche ruolo, se per esempio per voi la lettura vibrasse come una stesa di lavoro. Vi ricordo che è una stesa generale, quindi applicate voi la lettura alla vostra realtà perché può essere valida sia per l'amore che per gli affetti familiari, piuttosto che per il lavoro o altre situazioni personali, insomma. Anche se qui io ho fortemente la sensazione che sia legata per qualcuno al, come vi posso dire, diciamo, sì, andare al passo successivo, che sia l'aumento di ruolo piuttosto che diventare madri o padri, dipende di che sesso siete. Ehm, Vi dico, sono belle carte. L'unica nota un po' così è questo 7 di spade, ma lo andiamo a vedere dopo la fine. Adesso ripartiamo dalla carta della temperanza. 9 di bastoni e la morte. Esattamente, è quello che sentivo. È come se la morte, io sento che molti l'hanno già vissuta. È come se si iniziasse ad uscire da questo periodo. Probabilmente qualcuno è anche parecchio stanco, potrebbe essere indicato appunto fare un viaggio per rigenerarsi. È come se ci fosse stata una sorta di diciamo battaglia, ma non mi piace usare la parola battaglia, ma è la prima che mi viene, per sostenere una situazione e qui ci sia proprio il bisogno di distacco. Andiamo a vederlo sto carro, perché anche la morte vi dice che c'è bisogno di tagliare con qualche cosa per poter rinascere. Probabilmente potrebbero essere le paure anche, ragazzi. 4 di pentacoli e diavolo. È come se dovesse togliervi da un certo tipo di tossicità, di attaccamento.
Quando c'è il diavolo, ragazzi, c'è sempre un forte condizionamento. E io credo che queste due carte siano collegate, perché probabilmente tanta, è stata tanta l'energia che avete impiegato per difendervi, per stare in allerta, per proteggervi, che è un po' come se ce l'aveste dentro. Però non è sempre necessario proteggersi da tutto e da tutti, cioè ci sono anche i buoni. Però adesso al di là di questo commento, ehm, è come se avessi bisogno di allontanarvi da una certa tossicità. Può anche far riferimento a un ipercontrollo per qualcuno, al fatto di o a un'iperstaticità, cioè nel senso il fatto di non fare niente come se vi facesse sentire protetti, ma è in realtà no, non è così. Andiamo a vedere il re di spade, cioè come se questa iperprotezione stesse diventando tossica e quindi con questa carta del carro ci fosse la necessità di muoversi, di viaggiare, di spostarsi. Allora, io credo che qui ci sia la necessità di comunicare quelli che sono i vostri obiettivi. La regina di spade mi ricorda anche che è necessario molte volte fare dei programmi, studiare bene le cose proprio su carta. Andiamo a vedere solo il contrario. Abbiamo un fante di pentacoli, sole nuovamente e regina di spade nuovamente. Ragazzi, ho come l'idea che in questa situazione, in questa relazione, vi manchi un po' di determinazione. Vi dico, è come se ci fosse un'iperstaticità, una sorta di ok, sto ferma, così almeno sono in protezione, mi proteggo, ma è un atteggiamento da lasciare andare. Perché sta diventando tossico. Vi sta impedendo di raggiungere l'obiettivo che voi volete raggiungere fondamentalmente. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cinque di bastoni e regina di pentacoli. Allora, l'asso di coppe, ragazzi, normalmente parla di nuovi inizi, di un'apertura del cuore, però vedendo anche queste due carte, io sento che potrebbero esserci dei conflitti, magari sono conflitti interni vostri, piuttosto che con il o la partner, piuttosto che con il gruppo di collaboratori, però io vedo che c'è questo nuovo inizio. Può essere anche una nuova relazione, per qualcuno, perché di solito l'asso di coppe viene considerata la carta dell'innamoramento. Andiamo a vedere l'eremita. Sei di bastoni, re di coppe e 10 di coppe al contrario, ragazzi. Ho come l'idea che dobbiate occuparvi principalmente di voi stessi. Se il discorso fosse quello del andare al ruolo successivo, al livello successivo, diciamo, è come se ci fosse un inizio, però non è un inizio così dichiarato, diciamo. Non è così certo. È per quello che avete la regina di spade. È necessario fare un programma, come se ci fosse un nuovo input, ma è come se non fosse sufficiente. Infatti qui abbiamo tutte le carte al contrario. Adesso andiamo a vedere anche questo 7 di spade. Abbiamo la forza al contrario e un 5 di coppe.
È come se non avesse il coraggio, in un certo senso, di muovervi. Allora, avendo un 5 di coppe e un 7 di spade, ragazzi, è come se vi dessero un consiglio sul essere astuti per quello che avete bisogno di un programma, di un progetto, di una lista di cose da fare, se non è un progetto, se non è qualcosa di troppo impegnativo, però è come vi manca organizzazione. Ci sono queste fasi altalenanti che vi impediscono di arrivare al vostro obiettivo. Vi dico, è come in questo gruppo di carte il messaggio è un po' come se fosse: non sarete più da soli, ma non sarete neanche in completa unione con il mondo esterno, con gli altri. Perché comunque manca ancora questa sorta di ufficializzazione, sento. Perché qui siete troppo condizionati e bloccati. Quindi nel non fare niente e anche ci sta, diciamo, che gli altri non vi riconoscano, diciamo, cose di questo genere. Come se aveste paura di agire. Però ragazzi, ricordatevi che la carta principale è comunque l'imperatrice, quindi si va verso quello che è un'espansione, una prosperità. Se state cercando figli, diciamo che la parte centrale di ottobre potrebbe essere ben prospera. Queste due carte ci sono, anche se sono girate al contrario, ma iniziano a essere nell'aria. Il 10 di coppe, il cavaliere di bastoni, il cavaliere di coppe e il 6 di bastoni anche. Sento che potrebbe iniziare una relazione per qualcuno, ragazzi. Però è una cosa, cioè la regina di spade mette i paletti, perché avete bisogno prima che gli altri vi riconoscano i vostri meriti, insomma. Andiamo a vedere con Osho che cosa ha da dirvi. Rinascita e un'apertura. Sì, avete bisogno di cambiar pelle. Potrebbe mi è arrivata la parola vestiti, quindi per qualcuno potrebbe essere interessante, cambiare tipo di abbigliamento o comprare qualche cosa di nuovo, di uno stile diverso anche. Però ragazzi, sta di fatto che è un 10 di spade e l'arcano minore della morte che avevate già qui. Quindi vi dico, c'è bisogno di chiudere con il passato e aprirsi a tutto quello che di nuovo e di bello può arrivare in questo mese di ottobre e non solo. Perché ripeto, queste carte adesso sono girate a testa in giù, ma ci sono lì. Va bene, andiamo a vedere ancora. Ah, tra l'altro, questa qua è la carta della giustizia, quindi è come se stesse arrivando in qualche modo la giustizia divina, ragazzi. Fate attenzione solo alle proiezioni, alle bugie che vi autoraccontate e perché è una carta di proiezioni anche, il 7 di spade. Fate attenzione alle bugie che vi raccontate, valutate quello che avete nelle vostre mani, non quello che avete perso. Andiamo a vedere le fatine. Chiedi per un aiuto. Guardate, qui vi dicono di giustizia in effetti, di far riferimento, di chiedere aiuto alle guide celesti, agli angeli, al sé superiore, ok? È come se vi dicessero che è arrivato il momento di chiedere questo aiuto ehm, da parte delle forze superiori.
Bene, amici del Capricorno, spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivere o condividere. Se volete abbonarvi al canale e non riuscite dalla schermata centrale potete farlo dal video o da un video degli abbonati, direttamente quelli degli abbonati che sono quelli con la copertina viola, oppure credo si possa fare da qualsiasi video. Ehm, per quello che riguarda i temi trattati nelle sezioni degli abbonamenti, sono temi di metafisica e è un po' come una piccola scuola per insegnare a muovervi con l'energia. Mentre il percorso individuale che sto proponendo è basato sul lavorare le credenze limitanti, ok? Sono lavori cuciti sulla persona, però è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura appunto vi abbia aiutato. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!